In questo approfondimento iniziamo a capire la logica con cui è concepita la tastiera del basso elettrico. Salve a tutti, bentornati e grazie di essere nuovamente in mia compagnia per questo quarto approfondimento. Per meglio introdurre l'argomento di oggi vorrei accennare a due aspetti, uno attinente alla fisica acustica, l'altro all'antropologia culturale. Ovviamente lo faremo in modo molto leggero, non fosse altro perché io stesso non sono esperto né di un settore né dell'altro. La fisica acustica ci dice che la frequenza generata da una corda posta in vibrazione dipende di base da tre fattori. La massa della corda, cioè la quantità di materia di cui concretamente è fatta la corda, la sua lunghezza e la tensione a cui la corda è sottoposta. Di fatto, tenendo costanti due qualsiasi di questi fattori, si può utilizzare la variazione del terzo per ottenere una corrispondente variazione della frequenza. Questo aspetto cercherò di chiarirlo più avanti. Il dato antropologico riguarda invece il fatto che in tutte le civiltà, anche le più isolate e più antiche, ad un certo punto gli esseri umani si sono accorti di una caratteristica del suono, quella per cui alcune frequenze appaiono così strettamente imparentate tra loro da meritare lo stesso nome, pur essendo frequenze diverse. Sto parlando del concetto di ottava, o per meglio dire di quell'intervallo, cioè la distanza fra due suoni, che nel sistema musicale occidentale, cioè il nostro, viene appunto identificato col nome di ottava. In genere, anche chi non ha particolare orecchio musicale è in grado di percepire abbastanza chiaramente la strettissima parentela, per non dire identità, che c'è tra queste due note. O queste, o queste, oppure queste, cui infatti viene attribuito lo stesso nome. Nel video sull'accordatura del basso abbiamo imparato che due note sono in rapporto di ottava quando una ha un valore di frequenza che è il doppio dell'altra, oppure di converso una ha un valore di frequenza che è la metà dell'altra. Ora qui possiamo aggiungere che due suoni a distanza di ottava risultano alla nostra percezione così strettamente imparentati perché di fatto il suono più grave contiene quello più acuto, ne contiene tutte le componenti, i suoni armonici, come una sorta di estensione, come una specie di proiezione. Partendo da questa consapevolezza comune tra tutte le civiltà, per millenni gli esseri umani si sono arrovellati su come suddividere l'intervallo di ottava in intervalli più piccoli, il cui uso, oltre a rispettare e rispecchiare i canoni estetico-funzionali di ciascuna cultura, fosse anche pratico. Intanto si trattava di capire quale fosse l'intervallo più piccolo che mediamente gli esseri umani sono in grado di distinguere. E anche qui, bene o male, in quasi tutte le culture si è giunti a quello che da qualche centinaio di anni noi chiamiamo semitono. Il punto però è che l'ampiezza, l'estensione di questo semitono varia da cultura a cultura e spesso anche all'interno di una stessa cultura, di uno stesso sistema musicale, a seconda dell'uso che se ne fa. Per esempio, nel sistema musicale europeo per secoli è sopravvissuta la distinzione tra semitono diatonico e semitono cromatico, dovuta alla pratica dell'intonazione naturale degli strumenti, argomento che ancora oggi stimola un vivace dibattito e di cui sarebbe molto interessante parlare anche in questo approfondimento. Purtroppo per limiti di tempo e di spazio non possiamo farlo. Ci basti qui accennare che grosso modo dopo il Rinascimento la complessità melodico-armonica della musica aumenta rapidamente, tanto da richiedere una equiparazione dei due semitoni, allo scopo di rendere più pratico l'utilizzo di alcuni strumenti, quelli ad accordatura fissa, quali le tastiere come clavicembalo, organo e più tardi il pianoforte.
Tale risultato sarà raggiunto dal temperamento equabile che di fatto andrà ad uniformare il semitono diatonico e il semitono cromatico, che da quel momento saranno uguali. Purtroppo per noi questa equiparazione dei semitoni si enuncia matematicamente come segue: radice dodicesima di 2. La radice dodicesima di 2 rappresenta il rapporto tra una data frequenza e il semitono immediatamente superiore. Proviamo a fare un esempio. Sapendo che 55 è il valore in frequenza del secondo La che incontriamo sul pianoforte muovendoci da sinistra verso destra, per conoscere il valore in frequenza del semitono immediatamente superiore, cioè La diesis o Si bemolle, basterà moltiplicare 55 per radice dodicesima di 2. L'estrazione della radice dodicesima di 2 ci dà un valore arrotondato alla quinta cifra decimale corrispondente a 1,05946, che moltiplicato per 55 ci dà 58,27, cioè esattamente il valore ufficiale in Hertz della diesis o Si bemolle. Come è facile intuire, se adesso prendessimo questo valore appena ottenuto e lo moltiplicassimo ancora per radice dodicesima di 2, otterremmo il valore in Hertz del semitono successivo e così via. Accantoniamo ora questi astratti numeri, la cui applicazione tuttavia ci dà risultati tutt'altro che astratti, per tornare sulla pratica dello strumento. Dunque prendiamo il nostro basso. Oggi con me ho un basso a 5 corde per meglio evidenziare la differenza di spessore che esiste tra le corde. In particolare si nota bene la differenza che esiste tra il Si basso e il Sol acuto, passando per le corde intermedie. Si vede bene la differenza di massa, cioè quanto metallo c'è in più nella corda di Si e quanto ce n'è in meno nella corda di Sol. Ebbene, riferendoci ora ai semplici concetti di fisica che avevo introdotto brevemente all'inizio di questo approfondimento, proviamo a fare qualche considerazione. Quando suoniamo le note su una corda, le nostre costanti sono la tensione della corda, che regoliamo e fissiamo grazie alla meccanica, e la sua massa, che evidentemente è un dato fisso e non variabile, in quanto è impossibile aggiungere o sottrarre massa alla corda. Dunque l'unico dato variabile sarà la lunghezza. Ed è esattamente ciò che accade quando andiamo a diteggiare le note sulla tastiera. Per esempio, se vado a diteggiare il settimo tasto della corda Sol, la porzione di corda che entra in vibrazione sarà contenuta tra il settimo tasto e il ponte, ottenendo la nota Re. Se invece vado a diteggiare il quarto tasto, la porzione di corda che entra in vibrazione sarà contenuta tra il quarto tasto e il ponte, una porzione di corda più ampia rispetto a quella precedente, che mi darà la nota Si. Dunque, andando a premere su tasti differenti, varieremo di volta in volta la lunghezza della corda, ottenendo differenti frequenze. Rimanendo sempre sulla stessa corda e dunque mantenendo costante il dato della massa, possiamo suonare la corda a vuoto e mantenere costante dunque anche la lunghezza, e andare a variare invece la tensione andando ad agire sulla meccanica. Anche in questo caso otteniamo una variazione della frequenza che aumenterà all'aumentare della tensione e diminuirà al diminuire della tensione. È evidente come questo metodo non possa essere utilizzato per suonare, ma al più per ottenere un effetto sonoro. Nei due esempi appena fatti abbiamo agito sempre sulla stessa corda per avere il dato della massa costante e siamo andati a variare prima la lunghezza e poi la tensione della corda. Ora, volendo variare anche la massa, non abbiamo altra scelta che
cambiare corda, dando per scontato come presupposto che le corde siano tutte della stessa lunghezza e siano sottoposte alla medesima tensione. Per amore di verità dobbiamo però specificare che la tensione cui sono sottoposte le corde di un basso elettrico non è uniforme, pur rientrando nello stesso ordine di grandezza, può variare all'incirca tra i 13 e i 20 kg. Tuttavia, per nostra comodità di ragionamento, considereremo questa tensione uniforme e dunque che le corde del basso siano sottoposte tutte alla medesima tensione. Perciò in questo terzo esempio, mantenendo costante il fattore lunghezza e il fattore tensione, la variazione di frequenza dipende dalla differente massa delle corde, cosa che possiamo mettere ben in evidenza semplicemente suonando le corde a vuoto, che su un basso a 5 corde sono Si, Mi, La, Re e Sol. Queste corde, avendo la stessa lunghezza ed essendo sottoposte alla stessa tensione, ci danno differenti frequenze grazie alla loro differente massa. Ora la domanda è: che distanza c'è tra le corde del basso elettrico? O per meglio dire, quale intervallo intercorre tra le corde del basso elettrico? La risposta è una quarta giusta. L'intervallo di quarta giusta è quello che intercorre tra le corde del basso elettrico, ma anche tra le corde del contrabbasso e della chitarra. All'identificazione e alla classificazione degli intervalli sarà dedicato un approfondimento specifico. Per il momento sarà sufficiente sapere che un intervallo è identificato da un numero ordinale al femminile e un aggettivo. Maggiore, minore, giusto, aumentato, diminuito, sono questi gli aggettivi che si mettono vicino al numero ordinale e di cui per l'appunto ci occuperemo nel futuro approfondimento. Per il momento dedichiamoci al calcolo del numero ordinale, operazione tutto sommato piuttosto semplice che possiamo comprendere facendo direttamente un esempio. Volendo calcolare l'intervallo che intercorre tra Do e Mi, non dobbiamo fare altro che contare Do, Re, Mi. Il risultato è 3 e dunque sarà un intervallo di terza. Facciamo ancora un esempio. L'intervallo Do, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. 5. Dunque sarà un intervallo di quinta. Andiamo ora a vedere come applicare questo concetto al nostro basso. Eccomi dunque tornato ad un più tradizionale basso a 4 corde per facilitare le nostre osservazioni e andiamo dunque a scoprire come questo intervallo di quarta caratterizzi il nostro basso elettrico. Negli esempi che andremo a fare ora suoneremo soltanto le note naturali, quelle senza alterazioni, quelle che se le riportassimo sul pianoforte corrisponderebbero ai soli tasti bianchi. Partiamo da Mi a vuoto. Mi, Fa sul primo tasto, Sol sul terzo tasto, La sul quinto tasto. Mi, Fa, Sol, La. 4. Dunque possiamo affermare con sicurezza che tra il Mi a vuoto e il La sul quinto tasto di Mi intercorre un intervallo di quarta. Ma noi sappiamo che la corda a vuoto immediatamente adiacente alla corda Mi è proprio un La. Dunque possiamo ugualmente affermare con sicurezza che l'intervallo tra Mi a vuoto e La a vuoto è ugualmente un intervallo di quarta. Proseguiamo ora e partiamo da La a vuoto. La, Si sul secondo tasto, Do sul terzo tasto, Re sul quinto tasto. La, Si, Do, Re, ancora 4. Dunque possiamo affermare che l'intervallo che intercorre tra La a vuoto e Re sul quinto tasto di La è ancora una quarta. Ma anche qui sappiamo che la corda a vuoto successiva a La è proprio Re. Dunque lo stesso intervallo intercorre tra La a vuoto e Re a vuoto.
Proseguiamo ancora, questa volta partiamo dal Re a vuoto. Re, Mi sul secondo tasto, Fa sul terzo, Sol sul quinto. Re, Mi, Fa, Sol, ancora 4. E dunque anche qui possiamo affermare con sicurezza che tra Re a vuoto e Sol sul quinto tasto di Re intercorre un intervallo di quarta, così come intercorre evidentemente tra Re a vuoto e Sol a vuoto. Si capisce come la tastiera del basso elettrico, ma in effetti di tutti gli strumenti a corde, abbia una propria specificità. Se volessimo riprodurla in qualche modo col pianoforte, otterremmo una cosa del genere. Immaginando che queste 4 porzioni di tastiera rappresentino le corde Mi, La, Re e Sol, suoniamo Mi, Fa, Sol, La. Da questo punto in poi potremmo proseguire sulla corda di Mi, ma proseguiamo sulla corda di La. La, Si, Do, Re. Da questo punto in poi potremmo proseguire sulla corda di La, ma proseguiamo sulla corda di Re. Re, Mi, Fa, Sol. Anche in questo caso potremmo proseguire sulla corda di Re, ma proseguiamo sulla corda Sol. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, eccetera. Da queste osservazioni ne emerge una ulteriore che può esserci molto utile, e cioè che alcune note sul basso possono essere prese in più posizioni. Facciamo un esempio abbastanza chiaro. Il Sol a vuoto. La frequenza riprodotta dal Sol a vuoto noi possiamo prenderla identica sul quinto tasto di Re, sul decimo tasto di La e sul quindicesimo tasto di Mi. Si tratta sempre della stessa nota, attenzione a non confonderci con il Sol sul terzo tasto di Mi, perché questo è un'ottava sotto, mentre le 4 note che ho suonato corrispondono esattamente alla stessa nota. Ora, non tutte le note sul basso hanno 4 possibilità di essere prese. Più ci spostiamo verso l'estremità grave e acuta, meno saranno queste possibilità. Addirittura le note all'estremità hanno una sola possibilità di essere diteggiate, mentre più ci spostiamo verso il registro centrale, più aumentano le possibilità di prendere una nota. Ed ora, prendendo un po' a prestito la metodologia dell'anatomia comparata, disciplina che fa parte delle scienze biologiche e della medicina, vorrei provare a fare qualche semplice raffronto tra strumenti differenti per mettere ancora più in evidenza quanto la scelta dell'intervallo intercorrente tra le corde sia importante nell'architettura di uno strumento. Gli strumenti che vorrei mettere brevemente a confronto sono il contrabbasso, il basso elettrico, il violoncello e la chitarra elettrica. La differenza che balza subito agli occhi riguarda il diapason. Ricordiamo che per diapason negli strumenti a corda si intende la distanza tra il capotasto e il ponte, anche detta scala. Questo contrabbasso è un 4 quarti, cioè la misura più grande, ed ha un diapason di 109 cm, corrispondente a 43 pollici. Il basso elettrico invece ha un diapason di 87 cm, corrispondente a 34 pollici, cioè ben 22 cm in meno rispetto al contrabbasso. Una differenza davvero sorprendente se si considera che questi due strumenti si intonano nello stesso modo, cioè le corde sono intonate alle stesse frequenze, e non a caso musicalmente molto spesso questi due strumenti coprono ruoli simili. Il violoncello ha un diapason di 70 cm, corrispondenti a 27 pollici e mezzo, cioè ben 17 cm in meno rispetto al basso elettrico. Ma va detto che il violoncello è uno strumento che potremmo definire più tenorile rispetto al basso elettrico, cioè ha un registro acuto molto più esteso.
La chitarra elettrica infine ha un diapason di 65 cm, corrispondenti a 25 pollici e mezzo, cioè soltanto 5 cm in meno rispetto al violoncello. Questo lascerebbe pensare che tra questi due strumenti, violoncello e chitarra elettrica, ci sia la maggiore compatibilità, e in un certo senso è vero, dato che la corda Re del violoncello e la corda Re della chitarra sono intonate alla stessa frequenza. Tuttavia il violoncello è proprio il grande intruso di questo quartetto, in quanto è l'unico ad essere intonato per quinte. Come abbiamo visto, il contrabbasso è uno strumento dal diapason molto esteso, dunque i tasti virtuali, quelli che non vediamo ma che dobbiamo essere in grado di immaginare, sono piuttosto ampi. Questo di fatto costringe l'esecutore a stringere le quattro dita su tre tasti, un po' come abbiamo imparato sul basso elettrico. In particolare si utilizza l'indice, il medio e l'anulare insieme e poi il mignolo. In questo senso però si distinguono due tipi di diteggiatura, quella all'italiana e quella alla tedesca. Quella all'italiana prevede che a diteggiare effettivamente sia l'anulare, mentre quella alla tedesca prevede che invece a diteggiare sia il medio, quindi l'anulare sia leggermente sollevato. Esistono poi altre diteggiature più moderne che prevedono che a partire dal terzo quarto tasto le dita si sciolgano e vadano di fatto a diteggiare un dito per tasto, ovviamente con un po' di gioco, perché è piuttosto impegnativo andare a distribuire quattro dita su quattro tasti, sia pure virtuali, in modo fisso, come abbiamo visto anche sul basso elettrico. L'intonazione delle corde del contrabbasso è la medesima del basso elettrico. In genere le corde del contrabbasso sono lisce, raramente si usano quelle ruvide, al contrario sul basso elettrico quasi sempre si usano corde ruvide e raramente le corde lisce. Dunque anche il contrabbasso si accorda come il basso elettrico ad intervalli di quarta, e perciò l'unisono tra una corda e la corda a vuoto successiva si ha al quinto tasto. Dunque al quinto tasto della corda Mi avremo un La che corrisponde al La a vuoto. Al quinto tasto della corda La avremo un Re che corrisponde al Re a vuoto. Al quinto tasto della corda Re avremo un Sol che corrisponde al Sol a vuoto. Il basso elettrico a questo punto possiamo dire di conoscerlo abbastanza bene. Sappiamo che ha una corda più corta di quella del contrabbasso e conseguentemente dei tasti più stretti rispetto a quelli diciamo ipotetici o virtuali del contrabbasso. Questo ci consente di poter scegliere quale diteggiatura utilizzare, se quella stretta 4 dita su 3 tasti, e a questo punto possiamo anche scegliere se utilizzare quella all'italiana o quella alla tedesca, oppure utilizzare 4 dita su 4 tasti. Sappiamo anche che l'unisono con la corda successiva lo troviamo al quinto tasto, cioè se andiamo a diteggiare il quinto tasto di Mi avremo un La che corrisponde al La della corda a vuoto. Se andiamo a diteggiare il quinto tasto di La avremo un Re che corrisponde al Re della corda a vuoto. Se andiamo a diteggiare il quinto tasto di Re abbiamo un Sol che corrisponde al Sol della corda a vuoto. Il violoncello è forse lo strumento più affascinante tra gli archi, probabilmente
per il suo registro molto esteso. Il Do a vuoto, la sua corda più grave, corrisponde al Do sul terzo tasto della corda La del nostro basso elettrico. Grazie al fatto che le sue corde sono quasi 40 cm più corte di quelle del contrabbasso, si può avere una diteggiatura abbastanza agevole. Probabilmente è anche grazie a questo che il violoncello si accorda per quinte, dunque l'unisono tra le corde si ha al settimo tasto. Andando a diteggiare il settimo tasto virtuale della corda Do, otteniamo un Sol corrispondente al Sol a vuoto. Se andiamo a diteggiare il settimo tasto virtuale della corda Sol, otteniamo un Re equivalente al Re a vuoto. Se infine andiamo a diteggiare il settimo tasto virtuale della corda Re, otteniamo il La a vuoto. L'amatissima chitarra, avrei voluto suonare una chitarra elettrica, ma mentre l'accordavo si è rotta una corda, dunque ho tirato fuori questa gloriosa chitarra eco degli anni 80 che però è ancora in grado di fare il suo sporco lavoro. La chitarra è uno strumento che io amo moltissimo, ma so suonarla tutt'altro che bene. Tuttavia, come tutti i bassisti, so destreggiarmi un pochino sulle quattro corde più gravi. Per quale motivo? Perché, come ben sappiamo, le quattro corde gravi della chitarra corrispondono alle quattro corde del basso, semplicemente un'ottava sopra. Anche la chitarra è uno strumento che si accorda per intervalli di quarta, dunque andando a suonare il quinto tasto della corda Mi avremo un La corrispondente al La a vuoto. Andando a suonare il quinto tasto della corda La avremo un Re corrispondente al Re a vuoto. Andando a suonare il quinto tasto della corda Re avremo un Sol corrispondente al Sol a vuoto. Andando a suonare il quinto tasto della corda Sol avremo un Do che non corrisponde a nulla, perché tra il Sol e la corda successiva, cioè Si, c'è un rapporto di terza. Dunque dovremo andare a suonare il quarto tasto della corda Sol per avere un Si corrispondente a Si a vuoto. E poi, andando a suonare il quinto tasto della corda Si, avremo un Mi corrispondente al Mi a vuoto. Ora, il motivo per cui in mezzo a tutti questi intervalli di quarta ci sia un intervallo di terza risale ai progenitori della chitarra, ma su questa materia non ho particolari competenze, dunque sto pensando di realizzare in futuro una video intervista coinvolgendo qualche esperto di chitarra. In effetti saprei già a chi rivolgermi e certamente non mancherò di tenervi informati. Bene, questo approfondimento sulla logica della tastiera del basso elettrico finisce qui. Spero sia utile per la comprensione generale del nostro amato strumento. Se avete domande, perplessità, critiche, proposte o semplicemente volete dialogare con me, non dovete far altro che scrivere nei commenti, sarò lieto di rispondere. Per il momento è tutto. Grazie per aver guardato anche questo video fino alla fine, ci vediamo al prossimo approfondimento. Ciao ciao!